Alba sul deserto, alle 6:30 in piedi per ammirare questo spettacolo. A farmi compagnia sveglio solo lui. Questa è la tenda in cui ho dormito stanotte. C'è l'essenziale, una presa, una lucina. Direi che va più che bene. Il campeggio offre anche la possibilità di dormire in strutture in mattone ed è dotato di docce e servizi. Camping Ghilane, pernottato per 45 dinari con colazione. Qui è dove ho mangiato ieri sera per 20 dinari. Au revoir, alla prochaine. Volendo si può pernotare con la propria tenda quel campeggio e la cifra è di 25 dinari. Rifornimento presso l'unico venditore di benzina del posto e poi direzione Scenini. Nella notte quel po' di vento che ha soffiato ha ulteriormente sporcato la strada portando altra sabbia. Ecco una delle ragioni per cui bisogna sempre andare piano. Ora, siccome io sono curioso e ho saputo che qua c'è una pozza d'acqua termale come quella di Sarghilane, voglio andare a vedere. Che è quell'angolino laggiù. Vabbè, niente a che fare con Sarghilane ovviamente, via. Bocciata l'idea. In origine il viaggio prevedeva di arrivare ancora più a sud, ad Alborna, dove negli anni 60 è nata e cresciuta una comunità grazie alla caparbietà dell'allora presidente dell'ENI, Enrico Mattei. Sicuro di trovare petrolio in quella zona, Mattei continuò le ricerche del giacimento fino a che nel 1964 il pozzo esplorativo EB1 diede il suo responso positivo, collocando il giacimento tra i più imponenti e produttivi al mondo. Mi è stato però sconsigliato da diverse parti, in quanto per entrare nell'area serve un permesso e un accompagnatore. Non ultimo il fatto che, anche riuscissi a scendere dalla pipeline, dovrei comunque percorrere circa 60 km di pista tra le dune e il mio mezzo non è adatto. Ogni tanto forme curiose attirano la mia attenzione.
Scienini è un villaggio rupestre fortificato, nato intorno al XII secolo ed è stato abitato sino intorno al 1960. Il villaggio più moderno è stato poi ricostruito più a valle, ma la cala, il vecchio forte berbero, viene usato ancora oggi per la conservazione del grano. Alcuni locali sono stati ricavati interamente scavando la roccia, altri aggiungendo strutture in pietra davanti alla roccia scavata. Ragazzi, è il villaggio di Scienini. Ve lo filmo mentre vado in discesa perché venendo su o filmavo o respiravo. Le due cose insieme erano incompatibili. Poi il panorama di questo canyon che è spettacolare. Tutta quest'area della Tunisia è definita la zona degli Ksar e a pochi chilometri di distanza tra loro si possono trovare Tonket, Gomrassen, Guermassa, Douirret. Sono solo alcuni dei molti insediamenti ormai abbandonati. Ora andrò verso il più noto Ksar Oled Soltane. Ksar Oled Soltane. Nothing is untrue.
Come la creazione di Mosespa, anche Oleg Soltane deve la sua notorietà a George Lucas. Ed ora verso Tatooine, per aspettare domani. In fear of each other.